Il mio percorso di investitore immobiliare vorrei raccontarti che è stato lineare, ma in realtà la verità è che è stato molto più lungo e inaspettato. Diciamo che ho fatto l'errore che molto spesso capita a molti, ovverosia sovrastimare quello che è possibile fare in un periodo di tempo limitato, ad esempio in un anno. Ho sottostimato invece il percorso che avevo intrapreso e che mi avrebbe portato anche dei risultati ben maggiori di quello che potevo sperare all'inizio. Infatti all'inizio mi ero approcciato con l'intenzione di guadagnare di più, ero affascinato, sempre stato affascinato dall'immobiliare e dalla possibilità comunque di poter utilizzare la leva bancaria per finanziare i propri investimenti, quantomeno all'inizio è un qualcosa che attira tutti. Però quello che mi ha colpito dell'immobiliare che è stato un viaggio praticamente di crescita personale necessaria e crescita che è passata attraverso la professionalità che mi sono dovuto creare, anche perché l'immobiliare, a differenza di altri lavori che si imparano, che si possono imparare, è solitamente un lavoro che all'inizio si fa da solo, cioè capita difficilmente che tu possa avere qualcuno che già faccia l'investitore immobiliare che magari ti insegni come fare. Quantomeno era questo il mio caso quando ho iniziato più di 10 anni fa. C'era davvero poca formazione e quella poca formazione che c'era comunque, ti dico la verità, non era neanche di eccessiva qualità, anzi tendeva più che altro a mettere a rischio le tue finanze piuttosto che a farle moltiplicare. Però la cosa che mi ricordo è che mi misi da solo a operare come investitore immobiliare con tutti i problemi collegati, quindi trovare capitali, trovare operazioni, trovare anche qualcuno che mi facesse da cassa di risonanza per non essere completamente da solo e per avere anche la semplice forza di continuare, perché questo è un settore dove, soprattutto all'inizio, facile scoraggiarsi, si ricevono parecchi no, comunque si affrontano delle difficoltà che molto spesso, se sei in un ambiente lavorativo consolidato, come ero anch'io all'inizio, io facevo un lavoro tranquillo, peraltro abitavo vicino al lavoro, quindi avevo tutte le comodità, diciamo così, ci mettevo 5 minuti per andare a lavorare quando proprio non lavoravo da casa, quindi da questo punto di vista facevo un lavoro molto comodo e molto vantaggioso per certi punti di vista. Però sentivo sempre l'esigenza di poter fare di più. Se ti dicessi che ho iniziato per i soldi non sarebbe neanche la verità. Il settore immobiliare può darti delle enormi soddisfazioni economiche, può cambiare anche la tua vita da un punto di vista economico, ma non fu quello il motivo principale che mi spinse verso l'immobiliare. Il motivo principale fu il mettermi alla prova, perché sentivo di non avere abbastanza sfida. Pensavo di poter fare di più. Sentivo che potevo e dovevo impegnarmi di più. E l'immobiliare era per me un eccellente banco di prova, ma semplicemente perché di fronte a un impegno importante sarebbe arrivato il risultato importante, perché il risultato di un'operazione immobiliare era un risultato economico che era di gran lunga superiore a quanto mai fossi riuscito ad accumulare in oltre 10 anni di lavoro. Ecco, per darti l'idea. Prima di arrivare a questo, chiaramente non sono tutte rose, questa è soltanto la fine del percorso. Dovetti attraversare un percorso di cambiamento in cui ci fu una crescita personale che passava attraverso l'immobiliare e voglio raccontarti alcuni di questi passaggi. Il primo passaggio di cui voglio parlarti è che tendevo a prendere tutto abbastanza personalmente, ricevevo veramente tanti no, sia per quanto riguarda i finanziamenti, sia per quanto riguarda le proposte, poi chiaramente operavo su operazioni dove c'era molta competitività, perché operando sul libero mercato, piccoli appartamenti, non era molta competizione. Quindi all'inizio tendevo a prenderla sul personale, anche perché caratterialmente sono una persona che dà molta importanza alla relazione. Dovetti smussare da una parte gli spigoli del mio carattere, indurire invece altri aspetti della mia personalità, che invece erano molto morbide, per esempio tutta questa attenzione data alla relazione perché confondevo il professionale con il personale. I no che ricevevo li prendevo personalmente, ma quando
invece erano soltanto rivolti al professionale, quindi fanno parte al modo, con cui mi presentavo in agenzia, il mio approccio, le mie proposte. Quindi c'era una situazione in cui ero passato da una situazione comoda, di un lavoro ben retribuito, vicino casa e come ci siamo detti con tutti i vantaggi che offriva, a un lavoro estremamente scomodo, però non mi allontanava, era questa la cosa che mi colpiva, e era un lavoro che più nella sua scomodità, nella sua difficoltà, nella sua anche lontananza dal mio precedente lavoro, che era un lavoro informatico, quindi un lavoro totalmente distante per certi versi da quello immobiliare, mi affascinava perché mi metteva seriamente alla prova. Questa difficoltà, quantomeno all'inizio, era quello che forse cercavo, che mi riempiva comunque di voglia di continuare a imparare. È ben premesso che io mi misi all'opera soltanto dopo aver studiato veramente per molto, molto tempo, quindi partivo teoricamente preparato, ma praticamente inesperto. Un'altra cosa che mi ricordo mi creò particolari difficoltà era proprio in ambito negoziale. Come forse saprai se hai visto altri miei video, ritengo la negoziazione comunque una caratteristica fondamentale in ambito immobiliare, ma probabilmente anche in ambito della vita stessa, perché molto spesso la migliore negoziazione inizia proprio da noi stessi, quando iniziamo a negoziare con noi stessi perché abbiamo delle condizioni di vita che non ci soddisfano appieno, e ribadisco, qui non parlo soltanto di soldi, ma parlo del complesso della nostra vita. Iniziamo a negoziare con noi stessi perché molto spesso abbiamo bisogno di più, e per fare di più dobbiamo intraprendere delle azioni che molto spesso non facciamo perché partiamo da una situazione di inerzia in cui abbiamo negoziato con noi stessi delle condizioni che col passare del tempo non si sono rivelate soddisfacenti o semplicemente vanno cambiate. Negoziare il prezzo mi risultava difficile perché tendevo comunque ad essere, sono sempre stato molto accomodante, tendevo, se mi si diceva una cosa, ad accettarla, a secondarla, mentre nel caso degli immobili questo è un qualcosa su cui bisogna lavorare molto. Dovevo portare delle proposte che sempre, e ti dico sempre, non incontravano le volontà del venditore, figurarsi quelle dell'agenzia. Quindi comunque mi mettevo in una situazione naturalmente difficile, perché peraltro lavoravo in cessione di preliminare, quindi comunque avevo delle richieste anche molto esigenti per quanto riguarda le condizioni delle mie proposte. Tutto questo mi esponeva a delle situazioni negoziali molto complicate che all'inizio mi mettevano a disagio, che facevo fatica a portare avanti e molto spesso esitavo anche nel portare, perché poi temevo di rovinare una relazione, perché spesso costruivo anche delle relazioni con le agenzie e quando dovevo portare una proposta, diciamo così, questa relazione personale temevo che si potesse incrinare. Quindi un'altra volta andavo a confondere quello che doveva essere professionale con quello che invece ritenevo essere personale. Quindi alla luce di questo dovetti migliorare molto per quanto riguarda anche il mio approccio alla negoziazione, al silenzio della negoziazione, alle offerte che facevo e ai prezzi che portavo. Un'altra cosa che ho visto con il passare del tempo, chiaramente con l'esperienza, è stato un diverso rapporto con il denaro. Non nel senso che prima avessi un rapporto particolare col denaro, ecco, non avevo problemi, come ti avevo detto, stavo bene nella famosa frase che insomma tutti gli investitori sembra che debbano passare per il dormire in macchina e per un'infinità di problemi personali. Io non l'avevo, io avevo una vita tranquilla, una situazione per alcuni versi anche comoda, come ti dicevo, non mi sono mai fatto mancare niente, di sicuro non avevo risparmi. Ecco, questa era l'unica certezza. Mi ricordo che più di 10 anni fa, quando acquistai la mia prima casa, avevo un po' di risparmi che spesi per pagarmi tutte le spese vive dell'acquisto della casa. Ecco, trovi un mio video che parla dell'argomento. Però la cosa di cui mi accorsi quando iniziai a investire è che iniziai ad avere un rapporto diverso con il denaro, e perché cominciavo a intendere il denaro non come uno strumento per acquistare qualcosa, ma come uno strumento per guadagnare tempo. Quindi iniziai a rivalutare tutta la dinamica delle mie scelte, del mio rapporto col denaro per quanto riguarda gli acquisti che facevo, che come ti ho anticipato non erano assolutamente eccessivi. Ecco, non ero una persona che sperperava o spendeva
tutto quello che aveva. Ma comunque pur facendo così, in qualche modo i soldi mi sparivano, ecco, non è che avevo accumulato grandi capitali. Infatti ti ho detto più di qualche volta che quando ho iniziato a investire comunque ho avuto bisogno di lavorare in leva e farmi finanziare anche i pochi capitali richiesti dalle prime operazioni. Però la cosa che ricordo nettamente fu il fatto che, sebbene non dormissi in macchina come anticipato prima, arrivai a vendere la macchina perché avevo bisogno di sbloccare capitale, perché avevo realizzato che comunque la mia strada, il mio obiettivo era quello di fare più operazioni immobiliari. Avevo la possibilità comunque di fare, diciamo così, un downgrade, comunque di ridimensionare le dimensioni anche degli oggetti che avevo, anche della macchina. Decisi di vendere la macchina per liberare capitale e quindi avere più disponibilità per investire, per fare operazioni immobiliari. Mi ricordo che feci questo cambiamento di prospettiva, fu un qualcosa che ci volle del tempo per avvenire. Mi ricordo questo passaggio netto in cui inquadravo ogni entrata che avevo, chiaramente, sulla base delle possibilità di continuare a investire, quindi di espandermi e di fare più operazioni. Come ogni euro che comunque risparmiassi con l'intenzione di investire sarebbe stato poi un qualcosa che avrebbe, nelle mie intenzioni, andato a generare altro reddito che mi avrebbe permesso di volta in volta di generare altro reddito. Quindi non più il tempo e denaro, ma il denaro che diventava tempo in questa mia nuova visione, comunque questo mio nuovo approccio alla vita e agli investimenti. Detto questo, ti ringrazio per aver visto questo video. Se il video ti è piaciuto, metti like, iscriviti al canale, fammi sapere nei commenti che cosa ne pensi. Come sempre ti ringrazio e ci vediamo al prossimo video immobiliare.